Abbonati a Più Classica, la prima piattaforma a video della grande musica. Almanacco di bellezza, Duomo di Milano, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. Beh, alle nostre spalle, lo vedete, è uno dei monumenti, dei luoghi, dei simboli assoluti della bellezza, uno dei luoghi più conosciuti al mondo. Noi oggi proviamo a raccontare la storia, l'importanza, il valore di uno dei simboli mondiali della bellezza, il Duomo di Milano. Una montagna di marmo, mi verrebbe da dire, il marmo di Candoglia, e anche la storia di una comunità, la storia di Milano attraverso i secoli, dal 300 a oggi, una fabbrica che vive, la fabbrica del Duomo, cioè un edificio che vive giorno dopo giorno, non appartiene solo alla storia, appartiene a noi. Ed è uno dei simboli di Milano, che è una capitale non capitale. Sappiamo che il Duomo di Milano, insieme alla Scala, all'Ultima Cena, allo Stadio di San Siro, a Via Monte Napoleone, al Cristo Morto del Mantegna, è nel mondo uno dei luoghi, dei simboli, è una di quelle fotografie che ci portano subito nella città di Milano, che tante volte è stata capitale e che nel Duomo ha trovato un luogo che in fondo assorbe, riassume, rappresenta le tante importanze di Milano. Però, nonostante sia un edificio, un monumento così conosciuto nell'immaginario visivo, non è conosciuto nelle sue vicende storiche, nelle sue vicende artistiche. È uno dei più grandi musei al mondo di scultura. Però chi ha fatto queste sculture? Chi è stato l'architetto? Chi ha voluto tutto questo? Il problema della committenza. È un edificio che porta con sé tantissime storie. Ed è difficile stabilire quale sia la chiesa più grande del mondo, su quali parametri ci si debba basare, sulla superficie interna, sul volume lordo. Allora, San Pietro in Vaticano, Nostra Signora della Pace in Costa d'Avorio, è una cattedrale costruita solo nel 1989, con lo scopo, con l'obiettivo di essere la più grande. La cattedrale di Lourdes, sappiamo, è enorme, ma è sotterranea. Ciò detto, da qualunque parte si guardi, il Duomo di Milano è certamente in vetta a questa classifica e lotta per il primato. La superficie di questo luogo è di 11.700 metri quadrati. Beh, pensa che sono 160 metri di lunghezza e 100 metri di larghezza, i transetti, un'estensione gigantesca. È certamente la seconda chiesa più grande sul suolo italiano dopo San Pietro. Che non è in Italia. Peraltro, ed è la seconda più grande fuori terra in Europa insieme alla cattedrale di Siviglia. C'è un aspetto, Leonardo, da cui bisogna partire, che forse è proprio Milano e i milanesi. Questa città ha un carattere che tende sempre alla sobrietà, a una certa cifra meneghina che tende un po' a nascondersi. Certo. Ricordo per esempio che molti parlano della Scala come di un teatro misterioso che sembra chiuso. Sì. E il Duomo in fondo è in qualche modo un'altra vicenda, un'altra storia di Milano. Sì, è un edificio fuori scala, appunto l'ho definita una montagna di marmo. Dobbiamo anche pensare che era ancora tanto più montagna di marmo prima che ci fosse questa piazza dove ci troviamo, che è una piazza molto ampia, che però un po' la riduce la massa della chiesa. E fino all'800 questa piazza non esisteva e si arrivava d'improvviso davanti al Duomo e ti trovavi davanti una grande parete di roccia, come il Cervino. Come il Cervino, straordinario. Sì. Emilio De Marchi
regala una poesia dal titolo El Noster Dom. El Noster Dom in fondo è proprio un modo per rappresentare quanto questo luogo sacro sia per i milanesi un simbolo di appartenenza, di consapevolezza dell'importanza della città. È lo sfondo di tanti episodi felici e tragici. Pensiamo solo al funerale delle vittime della strage di Piazza Fontana 1969, quella folla immensa, silenziosa che accompagna i feretri, oppure delle grandi vittorie calcistiche, penso. Quindi è un edificio che costituisce un patrimonio di tutta la città e di tutta la nazione. Ed è un luogo che da oltre 6 secoli vigila sulla città, assiste agli eventi più importanti della storia di Milano, è citato, scritto, descritto, raccontato da Manzoni, da Bianciardi, da Buzzati, da Gadda e ovviamente in ordine alfabetico anche da grandissimi artisti. Dai grandi viaggiatori, dai grandi scrittori, Byron, Dickens, Dostoevsky, Théophile Gautier, Eric Heine, Hemingway, Hermann Hesse, Henry James, Melville e poi ancora certamente Stendhal. Innamorato di Milano, entusiasta di tutto, ci ha lasciato una delle descrizioni più belle e più immaginifiche. Per una volta quindi non parla della Scala Stendhal. E della cotoletta. Questa architettura brillante appartiene al gotico, ma senza l'idea della morte. È letizia d'un cuore malinconico e poiché priva di ragione, sembra costruita dal capriccio. Essa è in accordo con le folli illusioni dell'amore. Scrive Viviane Lamarck, scrittrice e poetessa, le sue parole: beati i turisti che non sono ancora nati, oppure che sono nati ma non ancora approdati in Piazza Duomo. Beati perché devono provare per la prima volta l'emozione di trovarselo davanti, lui, il Duomo più bello di tutti. C'è un antefatto non da poco che racconta la storia del Duomo. Siamo l'altro ieri, il 6 maggio del 1385, siamo fuori Sant'Ambrogio e c'è Gian Galeazzo Visconti, quest'uomo così ambizioso e così capace. Gian Galeazzo Visconti arresta lo zio Bernabò e diventa il nuovo signore di Milano. Si apre per Milano una storia nuova. Il brutale Bernabò era il signore della città dal 1354 e per 30 anni aveva segnato la vita di Milano e aveva scatenato tutti i suoi conflitti con i papi che lo avevano combattuto, scomunicato più di una volta. Per affermare il suo potere e la conciliazione della signoria con la Chiesa, Gian Galeazzo decide di realizzare un tempio che per il suo stile, le sue proporzioni e la sua magnificenza rappresentasse in un unico simbolo l'aspirazione a una regalità nazionale inserita con pieno diritto in un contesto europeo. È il desiderio in fondo di una pace umana e religiosa unite in un unico ideale. È Milano che ancora una volta torna a essere capitale. Milano lo è stata e lo sarebbe stata. Pensiamo a Costantino nel passato, pensiamo a Napoleone. Di lì a poco ci sarebbe stato il momento di Ludovico il Moro e inizia questo
straordinario, infinito cantiere, la fabbrica del Duomo. Milano in quel momento è la città più vivace socialmente, economicamente d'Italia e il dominio di Gian Galeazzo arriverà a comprendere quasi tutta l'Italia settentrionale, fino addirittura alla Toscana, fino a Siena, Perugia, Pisa, e sarà nominato duca, quindi ha una importanza anche dinastica superiore agli altri signori d'Italia. E la cattedrale viene eretta in questo punto perché qui siamo nel centro della città, dove già sorgevano delle chiese paleocristiane, Santa Maria Maggiore e Santa Tecla. E Santa Tecla. Santa Tecla diciamo che era quella estiva e Santa Sì. Maria Maggiore era quella invernale. Santa Maria Maggiore che non aveva da un po' di anni il campanile, che era crollato e non era mai stato ricostruito. Sì, edifici importantissimi, intendiamoci, ma il Duomo sorge da queste chiese un po' come la farfalla, una lentissima farfalla, perché ci ha messo qualche secolo, dalla crisalide, no, è uscita e in tutta la sua meraviglia. E si inizia subito, pochi giorni dopo l'arresto di Bernabò, si inizia a demolire quelli che erano i palazzi vicino a Santa Maria Maggiore e nel 1386 iniziano gli scavi per la fondazione della nuova cattedrale. Intorno alla vecchia doveva appunto nascere e crescere nel tempo. C'è una lapide. C'è una lapide nella parete meridionale della prima campata del Duomo che riporta un'iscrizione e il principio del Domo di Milano fu nell'anno 1386. Ovviamente c'era il problema di finanziamenti, diciamo che Gian Galeazzo contribuisce in larga misura perché fornisce le cave, no? Il famoso Candoglia, è lui che le fornisce e quindi questo marmo che voi vedete e che non è solo un rivestimento, sono blocchi che sostengono tutta la struttura, il peso enorme è sorretto da queste tonnellate e tonnellate di blocchi di marmo di Candoglia. E Antonio de Saluzzi, che è il 92esimo successore di Sant'Ambrogio, cugino tra l'altro di Gian Galeazzo, scrive allora una lettera ai fedeli esortandoli a contribuire con il denaro per l'edificazione della nuova cattedrale. E qui devo dire, una volta ancora nella storia si dimostra la generosità dei cittadini milanesi che contribuiscono in maniera straordinaria, immediata. Certo, che questa è una caratteristica della città di Milano fino a tempi recenti, cioè partecipare partem capere proprio alla vita e all'arte e alla storia della propria comunità. Tra l'altro tutte queste cose le sappiamo perché c'è un meraviglioso archivio. Un archivio splendido. Ed è una cosa anche questa pazzesca. È uno dei luoghi assoluti per conoscere la storia di Milano, la storia di Milano nel mondo. La veneranda fabbrica del Duomo viene sommersa dalle donazioni, tanto che pensate nel corso del 1387, l'anno dopo, Gian Galeazzo decide di rifondarla, di stabilire un nuovo regolamento, ci sono le precise istruzioni che sono utili per fronteggiare un progetto che sta diventando sempre più gigantesco, sempre più monumentale. E la veneranda fabbrica è l'ente preposto alla costruzione del Duomo, al reperimento dei fondi e all'amministrazione. Gian Galeazzo, che è un uomo di mondo, ha sposato in prime nozze Isabella di Valois. Questo poi peserà nella storia di Milano. Arriveranno sempre dei francesi a reclamare. Arriveranno i francesi a reclamare. Lei è la figlia del re di Francia e sua figlia Valentina sta per sposare il duca di Orléans. Decide di abbandonare i mattoni. Sì, che sono proprio lombardi. Beh, se pensiamo a Santa Maria delle Grazie, Sant'Ambrogio, e l'idea che si segue è quella di una costruzione in marmo. E in gotico. È nello stile appunto gotico. È un gotico quasi per le nostre latitudini fuori tempo massimo. Sappiamo che nel nord si continua a costruire gotico ancora per secoli, ma questo è un gotico che trae spunto non tanto dalle prime cattedrali da Chartres, da Beauvais, ma proprio da quel gotico duecentesco che moltiplicava gli archi, gli spazi, le fughe e che creava meraviglia. Penso alla cattedrale di Bourges ad esempio. E l'idea di Gian Galeazzo è quella di concedere alla fabbrica un diritto esclusivo per l'escavazione appunto
del marmo della cava di Candoglia. Siamo in Val d'Ossola, Vicino al Lago Maggiore. vicino al Lago Maggiore. Voi, se siete sul lago dalla sponda lombarda, vedete in quella piemontese questa grande parete. Noi l'abbiamo vista anche da una barca. L'abbiamo vista anche da Sì. una barca, ti ricordi? Sì. Andando sulle isole dei Borromeo. Sì. E da Candoglia veniva trasportata a Milano per via d'acqua fino al laghetto Qui dietro, qua dietro di Santo Stefano in Brolo, che la è via Laghetto. l'attuale via Laghetto. Quindi voi milanesi, quando andate in via Laghetto, Chiedetevi il perché, adesso lo sapete. adesso lo sapete, c'era un marchio, il marchio che aveva come sigla AUF, Ad usum fabrice. e non si pagavano i dazi. Quel marchio è rimasto nel lessico milanese. Quando diciamo AUFO. AUFO vuol dire senza pagare. Fantastico. E con poi il Magut. è il Magut, Magister è il Magut, Sì. perché bisogna anche raccontare un po' la storia del manovali. Duomo e del suo rapporto con Milano. Senti, a un certo punto Gian Galeazzo decide di cambiare il capomastro, se vogliamo. Ma sì, perché queste cattedrali erano degli esemplari unici, sempre per usare una terminologia moderna, nel senso che nessuno poi sapeva, li cominciavano, ma non si sapeva come andava a finire, per cui partecipavano, come in un grande cantiere di oggi, architetti, chi risolveva i problemi di estetica e chi risolveva i problemi strutturali. Per un Gio Ponti c'era anche un Pierluigi Nervi, Ecco, diciamo. esattamente. Allora, questo stile, per essere meglio governato e per governare meglio anche le maestranze, immaginatevi voi quante persone sono state coinvolte. Boemia, Francia, Germania. Cosa si fa? Da tutta l'Europa arrivano e il primo ingegnere generale viene sostituito e si passa dall'ottimo Simone da Orsenigo al maestro francese Nicolas de Bonaventure. De Bonaventure, il signor Bonaventura mi Sì. viene in mente, Leonardo, che poi tra l'altro sarà sostituito da un tedesco e poi da altri ancora. Allora, C'era un dibattito progettuale, architettonico intorno a questi edifici, poi sappiamo che addirittura poi il Tiburio sarà il grande problema da risolvere, su cui si perderanno anni e anni. sì, e gli ingegneri. Sì. Ecco, abbiamo parlato di Candoglia, Leonardo, e quindi credo che sia il momento di affidarci alle nostre telecamere per andare a scoprire questo luogo e per raccontarlo al pubblico dell'Almanacco. Siamo nella cava madre di Candoglia, il punto nel quale negli ultimi 100-150 anni la veneranda fabbrica del Duomo estrae il marmo per la manutenzione strutturale del Duomo stesso. Siamo proprio in corrispondenza del giacimento di carbonato di calcio, di marmo, che chiude la Valtoce in questa posizione e vedete bene dalle striature delle intrusioni come fosse il movimento tettonico che ha portato alla sedimentazione di questo grande blocco. Alle mie spalle il fronte della coltivazione attuale. Quei fori che vedete sono sostanzialmente l'esemplificazione della tecnica con la quale oggi viene condotta la coltivazione. Si realizza un foro suborizzontale, poi se ne realizza uno subverticale con delle perforatrici. La capacità, l'affidabilità delle macchine, ma soprattutto la capacità e il mestiere del personale addetto riesce a far sì che questi due fori condotti alla cieca si trovino in un punto e a quel punto si passa un filo diamantato all'interno che muovendosi taglia come una grossa fetta di marmo che viene fatta adagiare su un letto di ghiaia preparato in quella posizione e da lì si parte a definire i blocchi. Qui si può vedere molto bene anche che cosa rende il marmo di Candoglia quel materiale che impreziosisce il Duomo di Milano più di quanto non facciano altri materiali su altri monumenti, cioè la venatura. Il marmo di Candoglia è un ammasso di carbonato di calcio con delle intrusioni dei minerali prevalentemente contenenti ferro che fanno sì che passi dalla varietà bianca a quella rosa a quella grigia e il tutto a volte definito con grande chiarezza, con delle striature, delle venature
molto evidenti, altre volte invece con un mélange che salta fuori specialmente quando il marmo si bagna e quando il Duomo riceve la pioggia e mostra questa sua colorazione particolarissima. Qui lo si vede benissimo perché siamo come in presenza del campionario, della gamma completa e possibile delle infinite striature e si comprende perché questo materiale è difficile da lavorare perché ha poi una struttura macrocristallina che dà origine a tutta una serie di problemi che sono quelli che rendono necessaria la manutenzione quotidiana, però si capisce bene dove abbia il suo fascino. E la storia della cava e in generale dell'estrazione del marmo da Candoglia, che ininterrottamente va avanti da 637 anni, è anche la storia di un complesso e molto delicato equilibrio che gli uomini della veneranda fabbrica, ma in generale gli uomini hanno dovuto trovare con la montagna, no? Perché si toglie materiale, ma bisogna anche prendersi cura, è come una ferita sempre viva e che però allo stesso tempo va medicata al meglio delle nostre possibilità, in modo che l'estrazione possa continuare. Ad esempio, in corrispondenza della cava madre, grandi opere di sostegno per tenere aperti le pareti di scavo, grandi opere di impermeabilizzazione del cannalone soprastante per evitare le eccessive percolazioni e quindi i problemi che nel tempo si possono manifestare, ma anche grande cura del bosco, della vegetazione, perché è tutto il monte che si cerca di tenere in ordine per compensare, diciamo, l'attività estrattiva che si conduce ogni anno e rendere quindi in un modo diverso da quello che ci si immagina, ma non meno vero, da rendere questa attività sostenibile. Leonardo, di colpo siamo dentro alla meraviglia. Fiat Lux. Fiat Lux. Ci troviamo sotto al Tiburio, all'incrocio dei bracci. Vedete alle nostre spalle questo spettacolo, questa suggestione, questa forza, questa potenza. Raccontiamo come evolve la fabbrica del Duomo, come evolve questo infinito cantiere e nella sua continua evoluzione come declina il suo carattere misterioso. Siamo sostanzialmente circondati di una ricchezza che non è la ricchezza dell'originaria struttura gotica, ma che si deve all'opera di Carlo Borromeo. Sostanzialmente lui promuove un restyling di tutto l'edificio dell'architettura a partire da questo pavimento a cui al marmo di Candoglia si introduce il nero di Varenna e il rosso di Verona, su disegno di Pellegrino Tibaldi, questo grande artista, architetto, pittore, che è un po' il regista di questa nuova sistemazione della chiesa. Senti, i primi anni di lavoro, l'abbiamo raccontato, sono frenetici, quelli dopo un po' meno. Sì. Gian Galeazzo muore di peste a Melegnano il 3 settembre del 1402, aveva 51 anni. E si sgretola un po' quella struttura enorme dello Stato visconteo. E partendo dall'abside e proseguendo verso il transetto e le prime campate, durante i suoi 17 anni di regno viene costruita quasi la metà del Duomo. Sappiamo che nel 1390 i pilastri erano giunti all'imposta dei capitelli e che nel 1396 era già terminata quella che è chiamata la sacrestia aquilonare, il primo ambiente perfettamente chiuso quindi dell'edificio. Nel 1401 sull'angolo nord-est della sagrestia viene ultimata la prima guglia, la guglia Carelli, intitolata a un mercante molto generoso che aveva lasciato alla fabbrica 35.000 ducati d'oro, parliamo mal contati di 30 milioni di euro. Questo mercante banchiere senza figli aveva lasciato tutto al Duomo, è sepolto qui in Duomo, c'è la sua tomba
e è l'inizio di un percorso di fundraising o di crowdfunding, a seconda di come lo si voglia chiamare, che dura ancora oggi. Naturalmente i lavori subivano dei rallentamenti che molto spesso erano legati dalle imprese militari, cui era costretta la città, il ducato, e quindi siamo alle solite, cioè il duca che mette i soldi nelle guerre poi non ne trova più da mettere in un duomo, in una chiesa. Allora a Milano noi sappiamo che per definire un'impresa infinita che non finisce mai si dice lung me la fabbrica del Duomo, Esatto, sì. cioè lungo come la fabbrica del Duomo. Sì, oggi chi lo vede trova una certa armonia in fondo, però se lo guardi attentamente capisci che ci sono vari stili e varie epoche con tutte le loro contraddizioni. Possiamo citare le tappe salienti di questa impresa: la consacrazione dell'altare maggiore, qui di fronte a noi, è celebrata da Papa Martino V Colonna nel 1418. Il 16 ottobre del 1418, con il cantiere che è ancora aperto. Sono quelle inaugurazioni che si fanno così, a lotti, diciamo, lotti. ancora oggi. E il grande problema del 400 è qua, sopra di noi. È sopra di noi la costruzione del E Tiburio. adesso come lo chiudiamo? Come lo chiudiamo? Sì, il tappo. Sappiamo che se ne occupa molto, come di tutte le cose di Milano, anche un campione assoluto, un protagonista della nostra storia, Ludovico il Moro. Un amico dell'almanacco, potremmo dire. Amicissimo dell'almanacco, sì. Che coinvolge Bramante e Leonardo. Sì. E nei vari progetti che vengono sottoposti, lui alla fine sceglie nel 1490 il progetto di Gian Giacomo Dolcebuono e di Giovanni Antonio Amadeo. Amadeo di Pavia era un artista molto impegnato in vari cantieri, un artista di cui si parla troppo poco, ma ad esempio è l'artefice di quella meraviglia che è la Cappella Colleoni di Bergamo. Allora, il Cinquecento, l'abbiamo citato poco fa, è certamente il secolo di Carlo Borromeo e della Controriforma. Cosa succedeva in Duomo prima di Carlo? Beh, intanto allora Carlo Borromeo fa chiudere le porte dei transetti, perché il Duomo veniva attraversato quotidianamente, lo si sa dalle cronache, da facchini onusti di bigonce che per tagliare la piazza e non dover circumnavigare la massa per far prima passavano da una parte all'altra. Poi non c'erano i banchi, ognuno se li portava da sé con i servitori, chi aveva la poltrona, eccetera, ed era anche un luogo di socialità. Quindi Carlo Borromeo porta tutto all'ordine della religione e fa togliere gli stendardi, i simboli delle famiglie milanesi, i sepolcri dei duchi che pendevano dal presbiterio e crea insomma una macchina al servizio della funzione, al servizio della religione. E nei 20 anni in cui fa l'arcivescovo, diciamo, oltre a rimettere a posto gli interni come Leonardo ci ha raccontato, oltre ad eliminare le tracce eccessive della laicità, da qui irradia il suo messaggio universale. Certo. Qui c'è il crocifisso con cui lui ha affrontato la peste del 1576, creando intorno a sé quell'aura straordinaria che ancora circonda la figura di Carlo Borromeo e poi dei suoi successori, ricordiamo anche Federico Borromeo dopo di lui, e se uno guarda tutta la risistemazione del presbiterio, molto coerente in pochi anni sotto la guida di Pellegrino Tibaldi, si vede come questo diventa una macchina che funziona a pieno regime, dove nulla è lasciato al caso. Nulla è lasciato al caso. Leonardo, tu hai parlato di un grandissimo museo, uno dei più importanti musei, non è un museo evidentemente, ma uno dei più importanti luoghi al mondo per la scultura. Certo. La statua forse più famosa, forse più inquietante all'interno del Duomo è la statua di San Bartolomeo scorticato di Marco da Grate, che è la rappresentazione di un mondo nuovo. In quella statua noi vediamo... Sì, è la rappresentazione da un lato del martirio, in forma anche molto vera, ma è anche l'attenzione per le scienze, perché sappiamo che Vesalio pochi anni prima, 20 anni prima, aveva fatto nascere la moderna anatomia
e quindi c'è questa attenzione degli artisti per la scienza. Dopo la scoperta dell'America tutti si interrogano su nuovi temi. Così come un'altra meraviglia è la statua di Leone Leoni di Gian Giacomo Medici, detto il Medeghino. Il Medeghino. Un personaggio che era un po' un mezzo lestofante, però era... che era quello che sostanzialmente aveva riscuoteva. aveva un papa in casa e quindi si fa seppellire qui in Duomo con la statua di Leone Leoni. Leone Leoni aveva la grande officina agli Omenoni e da lì partivano le statue per tutto il mondo, dalla Spagna alle Americhe. Lui ha una gamba sifula, Sì, e il mantello gliela copre. il mantello gliela... È un bellissimo monumento che risente tantissimo dello stile di Michelangelo. Senti, e parliamo di questo incredibile candelabro. È un oggetto pazzesco, il candelabro Trivulzio, donato dalla famiglia Trivulzio, è un'opera del 200 della scuola di Nicolas de Verdun e nel suo genere è qualcosa di unico al mondo. Sempre ad ottobre è un mese importantissimo nella storia del Duomo. È una stagione in cui non fa più caldo, quindi va bene. Il 20 ottobre del 1577 viene consacrato di nuovo l'edificio e sempre San Carlo comincia a pensare alla facciata, che è rimasta ancora quella della vecchia cattedrale, come dimostra l'antico stemma della veneranda fabbrica. Quindi la Madonna circondata dagli angeli e dai santi che apre le braccia e il mantello svelando la facciata di Santa Maria Maggiore. E lui ci pensa, Carlo, però ci vorranno altri 200 anni Ci prima vorranno che altri 200 ci anni. vorrà l'imperatore. Pensate che ogni anno, a novembre, nei giorni della sua festa, in Duomo vengono esposti i quadroni di San Sì. Carlo, che è un ciclo di 56 tele che celebrano la sua vicenda straordinaria, vicenda umana, vicenda spirituale. Sì, e poi c'è questa unicità del rito ambrosiano, quindi questa differenza rispetto a Roma, che vede nella unicità di queste figure, da Ambrogio a Carlo Borromeo a Federico Borromeo, un modello da celebrare continuamente. Continuamente. Milano è anche una delle più grandi diocesi del mondo e alla morte di San Carlo, 1584, la questione della facciata Sì. tiene banco per oltre 2 secoli. C'è un continuo rimbalzo di proposte e di stili, il barocco, il neogotico. Diciamo è l'occasione per un dibattito meraviglioso e per tantissimi progetti, uno più bello dell'altro. Penso ad esempio al disegno che fa Vanvitelli. Tanti grandissimi partecipano a questa ipotesi della facciata del Duomo. Della facciata del Duomo. E l'ormai stanca Santa Maria Maggiore viene demolita nel 1683 per lasciare al suo posto una facciata di pietre. Sì, infatti si vede sempre nelle celebrazioni, festeggiamenti, arriva l'Arciduca, arriva Maria Teresa, eccetera, e c'è sempre questa facciata grezza, incompiuta, brutta, ecco, diciamo la verità. Per chiudere la questione bisognerà attendere Napoleone. Nel maggio del 1805 l'imperatore dei francesi arriva a Milano. Vite. Sì. Arriva lì, dice cos'è? Qui basta, manca. non si può. E siccome vuol farsi anche incoronare re d'Italia, noi sappiamo Milano è per Napoleone la città in Italia, lui non andrà mai a Roma e a Milano, memore, diciamo, di ciò che era avvenuto con Carlo V a Bologna, se non sbaglio, il 20 maggio come suo dono alla città, ordina che la facciata del Duomo sia terminata. E ci vorranno 8 anni perché poi viene inaugurata nel 1813, quindi diciamo quello che gli italiani non sono riusciti a fare, il francese... Il corso. Il corso. E lui chiede alla fabbrica di anticipare i soldi vendendo i suoi beni sostanzialmente, con la promessa che poi le verranno restituiti. E questo è tutto da vedere. È tutto da vedere. 26 maggio 1805 in Duomo il neoimperatore dei francesi si incorona re d'Italia, entra in chiesa già indossando la corona imperiale, sale all'altare, prende la corona ferrea. Non gli mancava il coraggio, diciamo, e la faccia tosta. E la faccia tosta se l'era fatta portare da Monza, se la mette sopra la testa come abbiamo studiato a scuola. Sì. Dieu me l'a donné, gare à qui touchera. Sì, e anche si potrebbe dire chi troppo vuole. Sì, questo è vero. Dio me l'ha data, guai a chi me la toccherà, mamma mia.
Allora, su una guglia del Duomo abbiamo scoperto c'è la statua di Napoleone, c'è un San Napoleone Ce n'è per farlocco tutti sul Duomo. che era stato inventato ad hoc per celebrare l'imperatore, e ahimè quei soldi promessi anche per i rovesci, Sì, magari non per colpa sua. non per colpa sua, lui non li restituirà mai. Fu vera gloria. Ai posteri l'ardua sentenza. Monsignore, la messa da Requiem di Giuseppe Verdi, quale moltitudine di stati d'animo provoca ancora oggi questo pezzo nell'uomo? Ce ne sono diversi livelli, penso, con cui si può leggere questa audizione, anzi questa partecipazione dal vivo della messa da Requiem. Noi la mettiamo nella cornice di una lettura di Alessandro Manzoni, dei suoi Promessi Sposi, 17 serate dedicate per questa lettura. La bellezza di metterla in questo contesto sta proprio nel far rivivere il sentimento che Giuseppe Verdi aveva nei confronti di questo grande amico, scrittore, civico, professante come lo stesso scrittore, e però uno cristiano di radici, Alessandro Manzoni, l'altro invece di radici laiche, puramente laiche, anche con uno spirito religioso. Ma nella messa da Requiem appunto c'è uno spirito che è più religioso che non cristiano, come la conclusione, Dona nobis pacem, no? Questa conclusione che è quasi un volere confidare in una risurrezione che il cristiano invece mette proprio come prima cosa, come centro della sua fede. Quindi è bella proprio per il movimento di sentimenti che essa suscita in questo contesto manzoniano in cui si trova. Sono in compagnia del dottor Confalonieri. La musica vive attraverso l'interpretazione e attraverso l'opera degli interpreti. Così il Duomo di Milano, questa splendida cornice dove siamo questa sera, vive attraverso l'opera della veneranda fabbrica del Duomo, appunto, di cui lei è presidente dal 2017. Veneranda fabbrica che risale al 1387 ed è un fatto di popolo, perché non è, sì, Visconti ovviamente erano i signori, però hanno messo mano tutti. Allora c'erano le corporazioni che sono un po' l'equivalente delle nostre imprese, c'erano i plebei popolari, ma questo che vediamo è proprio frutto della volontà, del lavoro, della disciplina, del sacrificio dei milanesi, che si sono inventati di attraversare il Lago Maggiore per portare i marmi da Candoglia, che è verso Verbagna, arrivare fino qui attraverso i famosi, dove ha messo mano anche Leonardo da Vinci, i famosi canali che dal Ticino portano a Milano. Una grande
opera di popolo e molto milanese. La partecipazione del privato al bene pubblico attraverso volontariato, donazioni o come appunto succede con la Fabbrica del Duomo, la veneranda Fabbrica del Duomo, accresce il senso civico che dovrebbe albergare in ognuno di noi, acuisce il senso di rispetto che dovremmo avere tutti nei confronti di ciò che ci circonda. Io credo che se uno ha cooperato a edificare una cosa come questa, non può che volerle bene, non può che essere il primo a tenerla, manutenerla e a fare in modo che sia sempre più bella. Lei è sempre stato vicino e partecipe in prima persona di grandi istituzioni culturali della nostra città. Solo per citarne uno, è stato presidente della Filarmonica del Teatro alla Scala. Che posto occupa oggi la musica nella sua vita? Ogni giorno io un'ora di piano lo faccio. Cervantes, che non era uno qualunque, diceva sin musica no hay vida, e è vero, senza musica non c'è vita. Leonardo, ci troviamo sulle guglie del Duomo. Simsalabim. Simsalabim, e da qui vediamo tutta la città e i suoi simboli più È un bel luminosi. posto, è un bel posto. Di una bellezza. La Torre Velasca, lo Stadio San Siro, La Galleria Vittorio Emanuele. i quartieri che crescono, meraviglioso, ma soprattutto meraviglioso è il Duomo. E tornando indietro, ci siamo congedati poco fa da Napoleone, però ancora di lui dobbiamo parlare, perché Leopoldo Pollack, l'architetto degli austriaci, Sì, allievo di Piermarini. di Piermarini, nel 1806 muore improvvisamente proprio a Milano, lui era viennese, e è il momento in cui, proprio per l'impulso dato dall'imperatore, la facciata del Duomo viene finalmente realizzata tra il 1807 e il 1814. Il progetto neogotico è di Carlo Amati e di Giuseppe Zanoia. sì, e poi è l'inizio di un grande percorso ottocentesco. L'Ottocento è il secolo del neogotico e il cantiere quindi continua. È un cantiere che continua anche oggi. In Anche fondo. oggi. Nel 1886 viene abbattuta una torre campanaria che effettivamente rimaneva sul tetto ma aveva poco senso. Viene realizzata poi la maggior parte delle decorazioni, degli archi rampanti, delle guglie. È un'atmosfera molto diversa da quella che tutti avete presente di Viollet-le-Duc, cioè di Notre-Dame de Paris. A Parigi i gargoyle hanno un aspetto cattivo, inquietante. Qui Vittor Hugo avrebbe trovato meno motivi di ispirazione. Sì, meno motivi di ispirazione. Questa è un'architettura che ci regala un senso di pace. Io lo chiamerei gotico bonario. Bonario, di serenità. Noi siamo stati accompagnati da Sara, una ragazza che lavora da molti anni alla veneranda Fabbrica del Duomo, e lei ci ha detto: di giorno, di notte, io ho sempre un senso di pace, di tranquillità. Sì, intanto perché questa copertura piana, una passeggiata in altezza, una passeggiata aerea, è un unicum nelle chiese gotiche, nelle grandi cattedrali d'Europa, e quindi ti dà l'opportunità di passeggiare serenamente attraverso queste meraviglie della scultura. E parliamo di sculture con almeno 3.400 figure, 200 bassorilievi, 135 doccioni. Il Duomo di Milano è certamente l'edificio con più statue al mondo. Abbiamo detto doccioni, Che non sono le docce. che non sono le docce. È vero che queste statue diavolesche, che fungono anche da grondaie, Per quello doccioni. per doccioni, per le cattedrali gotiche, hanno un altro nome. Appunto, Leonardo parlava del gargoyle, ma ancora dobbiamo sottolineare come qui il carattere sia diverso, bonario appunto. C'è una leggenda sul tema che sostiene che secoli fa, in una notte d'inverno, Non un viaggiatore. ma Gian Galeazzo Visconti si sia svegliato di soprassalto sentendo un intenso odore di zolfo. E lo zolfo è legato al diavolo. C'era il diavolo in persona che lo minacciava di portarsi la sua anima all'inferno. Allora l'unica via per scongiurare
la dannazione era costruire una chiesa che oltre alle consuete immagini di Madonna e santi fosse ricca di immagini inneggianti a Satana. Ecco, vedi. E il quindi- Duomo è la chiesa in oggetto, certamente. Abbiamo detto 3.400 statue, di cui almeno 2.300 all'esterno, anche di personaggi famosi, Leonardo. Famosissimi, Primo Carnera, Toscanini, i personaggi protagonisti dei Patti Lateranensi, il Napoleone, Il Napoleone. di cui dicevamo prima. Poi è interessante anche vedere tutti i loghi delle aziende che sono intervenute in questa salvaguardia, perché si può adotta un'aguglia, no? C'è la campagna di aiuto a questo monumento così bisognoso di salvaguardia continua, di assistenza. Ci sono operai, cantieri di restauro che si aprono e si chiudono. È un organismo veramente vivo. Ecco, abbiamo parlato di operai, di cantieri di restauro, di marmisti e crediamo sia venuto il momento di mostrarvi che cosa accade in un luogo incredibile. Qui siamo nel salone ornatisti della Fabbrica del Duomo, dove arrivano tutti gli ornati che sono irrecuperabili e vengono, tipo questo, vengono ridisegnati su dei blocchi nuovi, sani, il più possibile vengono prelavorati con i macchinari e poi arrivano qui nel salone ornatisti dove vengono appunto riscolpiti e tornano come nuovi, identici, sono tutte copie fedeli, non reinventiamo niente, devono essere come il pezzo che è stato smontato. Siamo 10 scultori, sono ornatisti e quadratori, ognuno ha le sue qualità. Sicuramente il lato tecnico è una cosa importantissima col marmo di Candoglia perché va rispettato, nel senso c'è una parte tecnica che sono la filatura degli scalpelli, il trattamento del materiale. Il marmo di Candoglia, appunto dicevo, non è un marmo facile, tende a scaldarsi e a consentirsi, quindi va trattato nei giusti modi. E poi anche qui c'è una parte di scultori che fa la parte di quadratura, sono più architettoniche e così via. Poi ci sono appunto gli ornatisti che già fanno una parte più artistica, hanno già un talento, sono già più predisposti. I pezzi che ci arrivano sono di varie dimensioni, varie difficoltà. Questo penso pesi intorno ai 300-350 kg, possono arrivare a 1 tonnellata. Non vuol dire che più è grande più è difficile, al contrario tante volte il pezzo piccolo è molto più complicato che il pezzo più grande. Il materiale è complesso da lavorare, non ammette errori perché non ci possiamo permettere di rompere un pezzo dopo 2 mesi magari di lavoro, quindi va trattato con le dovute maniere. Poi c'è anche tutta la parte di finitura, anche quella, non tutti noi abbiamo la stessa mano, è un filo molto leggero tra uno e l'altro, lo notiamo noi, però diciamo che si nota lo scultore, ognuno di noi ha il suo piccolo stile, si nota nel suo pezzo. E un'altra cosa molto interessante è che sugli vecchi ornati, specialmente su quelli piccoli, molti particolari non si vedono, vanno reinterpretati. Tante volte ci si confronta con colleghi che lavorano qui da molti anni, perché comunque rispettando lo stile del Duomo vengono appunto reinterpretati, ricostruiti, sempre rispettando lo stile e tutto quello che gli corre dietro. Allora, prima eravamo nel salone ornatisti, adesso siamo nel deposito dove vengono portate tutte le statue e gli ornati che purtroppo non sono più recuperabili. Di ogni statua viene fatta una fedele copia e anche degli ornati. Le statue vengono immagazzinate e stanno qui a riposare. Di ognuna di queste è stata fatta una copia che è stata installata sulla cattedrale e ognuna di queste ha un modello in gesso che comunque è qui a magazzino.
Quindi Piero da Tarantasio, figura leggendaria, ad Abramo Lincoln. Sì, Uno ci potrebbe sono dire, tutti. cosa ci fa Abramo Lincoln? C'è anche il mostro di Loch Ness, Lombard. Sì, in salsa In lombarda. salsa Lombard. E tra le targhe dei benefattori che vediamo tra un'aguglia e l'altra non possiamo non notare quella del Milan, Sì. che è anche, se vogliamo, un omaggio al presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo, Fedele Confalonieri, e al direttore generale Fulvio Pravadelli, grandi persone e grandi tifosi. Senti Leonardo, la statua più famosa? La Madonnina che viene issata, viene collocata, ci sono studi matematici, ci sono dei dibattiti anche in questo caso, nel 1774. E quell'anno sopra al Tiburio rinascimentale, appunto, viene innalzata l'Aguglia Maggiore, opera dell'architetto Francesco Crespi, e sopra l'Aguglia viene posata la Madonnina, che è una statua di rame dorato, alta più di 4 metri, che non sono tantissimi in effetti, però si vede da tutta Milano. L'autore è Giuseppe Perego e diciamo grazie alla Madonnina il Duomo raggiungerà la rispettabilissima altezza di 108,5 metri, una quota che a Milano resterà insuperata fino agli anni 50, quando la Torre Breda in Piazza della Repubblica sarà la prima a superare questa quota. Ecco, la Madonnina è un simbolo intorno al quale i milanesi si raccolgono, è un simbolo che viene citato, che sta nel cuore dei milanesi. C'è anche la canzone. C'è anche la canzone e ci sono dei momenti, l'abbiamo detto, in cui il Duomo accoglie e raccoglie intorno a sé la cittadinanza. Certamente le immagini di Ildefonso Schuster nel momento in cui scopre la Madonnina sono davvero toccanti. Milano, solo Milano. L'amatore non ebbe altra città che questa, la città del vescovo Ambrogio, di Bramante e di Leonardo, la capitale morale e quella economica, della rivoluzione industriale e dell'orgoglio operaio, la culla del socialismo e del fascismo, del futuro e del futurismo. Leonardo, abbiamo scoperto che prima di costruire l'Arengario, Mussolini in persona approvò la costruzione accanto al Duomo di un campanile che doveva essere opera di Vico Viganò, padre di Vittoriano Viganò, certo. che doveva arrivare a 164 metri di altezza. Non se ne fece nulla. E forse è bene così. E forse è bene così, sono d'accordo. Un'altra cosa che non si può non raccontare, e qua torniamo ai nostri cari milanesi, che il terzo giorno delle 5 giornate issarono il tricolore sulla Madonnina. Sulla Madonnina. Sì, ed è un momento, quello del tricolore sulla Madonnina, che si ripete ciclicamente ogni anno per dei riti ben precisi. Intanto appunto per l'anniversario delle 5 giornate, tra il 18 e il 22 marzo, e in altre date cardinali come
10 febbraio, il giorno del ricordo delle foibe, l'11 febbraio I patti lateranensi, il 17 marzo è l'Unità d'Italia, il 25 aprile, il 1 maggio, il 9 maggio che è la giornata d'Europa. il 2 giugno, la festa della Repubblica, il 28 settembre, per le 4 giornate di Napoli. Beh, davvero il Duomo è un luogo che porta Milano nel mondo e che accoglie il mondo a Milano. Beh, dopo tutto questo gotico mi sento un po' gotico anch'io, Piero. Io non mi sento ancora Quasimodo, ecco. No. Senti Leonardo, al pubblico dell'Almanacco suggeriamo davvero di vivere questa esperienza. Perdetevi in queste meraviglie dedicate al Duomo di Milano alcuni momenti della vostra giornata e vedrete che non ve ne pentirete. È un viaggio nella bellezza più assoluta.